Tra un po' di tempo sarà Natale e si sa, a Natale dobbiamo essere tutti più buoni e più onesti. E chi sono io per andare contro questa giusta e nobile tradizione? Voglio perciò essere onesto con voi. Dopotutto sono molto alla mano. Vi voglio parlare dell'albero di Natale, di Babbo Natale e già che ci siamo di sua moglie, la Befana. Abbiamo da poco lasciato alle nostre spalle Halloween, con tutte le polemiche del caso. Festa satanica, festa che non appartiene alla nostra cultura, festa pagana e chi più ne ha più ne metta. Tanto sappiamo tutti che in realtà le nostre radici culturali sono basate proprio sulla cultura pagana, molto più antica. Il cristianesimo, arrivato dal Medio Oriente solo un paio di millenni fa, tutto sommato è una religione giovane ed importata. Non appartiene alle nostre vere radici culturali, ma parliamo dell'albero di Natale, dell'uso di addobbarlo con palline colorate, nastri e ovviamente con luci di ogni genere. Bene, l'uso dell'abete è molto radicato nelle zone del nord Europa, dove questo albero è sicuramente più diffuso rispetto ad altre piante, ma in ogni caso è riportabile all'albero della vita e al culto della forza della natura, o delle forze della natura. L'albero infatti unisce il terreno al celeste. In molte culture gli alberi servono come tramite tra il mondo terreno e quello immateriale. Già i Celti, molto prima dell'avvento del cristianesimo, celebravano la festa del solstizio d'inverno proprio con un albero. Solstizio d'inverno, già. Il Natale casualmente cade proprio quel giorno, ma non è un caso. Molte feste cristiane si sovrappongono alle feste pagane, infatti. Un tempo si addobbavano gli alberi con delle luci e piccole lanterne, ed ogni luce rappresentava, anzi era, l'anima di un antenato. Possiamo perciò dire senza paura di essere smentiti che l'albero di Natale è un simbolo pagano, non un simbolo cristiano. Passiamo ora a Babbo Natale. Beh, il fatto che sia aiutato da degli elfi nella propria attività di produzione di giocattoli per i bambini di tutto il mondo dovrebbe farci venire qualche sospetto sulla sua cristianità. Il fatto che le sue renne sappiano volare grazie alla magia dovrebbe far nascere in noi qualche altro sospetto, anche perché per la Chiesa la magia è materia del diavolo. E parlando di magia, Babbo Natale, secondo alcune tradizioni, sarebbe persino sposato con la Befana, che sappiamo tutti essere una strega. Ancora convinti che Babbo Natale, per molti Santa Claus, sia veramente una figura nata con la religione cattolica? Ma chi era veramente Babbo Natale? Non quello vestito di rosso che è un'invenzione della Coca-Cola, quello vero, con il vestito bianco o al massimo verde, come vuole la vera tradizione. Per i popoli germanici, prima dell'avvento del cristianesimo, era Odino. Un'antica tradizione infatti vuole che i bambini debbano lasciare nei propri stivali carote e paglia per dar da mangiare al cavallo volante di questa divinità. Il cavallo volante è chiaramente associabile alle renne di Babbo Natale. In Finlandia, dove il cristianesimo ha avuto meno impatto rispetto al nostro territorio, Babbo Natale viene ancora identificato con Joulupukki, o spirito di Iule, un uomo che nel periodo natalizio si trasforma in capra, e non è esattamente una figura tanto rassicurante quanto il nostro Babbo Natale. Oggi possiamo vedere Joulupukki dal vivo tramite una webcam nella sua casa in Finlandia, e se siamo fortunati potremmo persino vedere le sue renne, i cui nomi però hanno origine solo nel 1800, grazie a una poesia di Clement Clark Moore, poesia a cui si deve gran parte delle tradizioni dell'odierno Natale. Il titolo della poesia è The Night Before Christmas. Come potete vedere, la festa del solstizio d'inverno, anche nota come festa del sole nascente, coincide con il Natale cristiano. Anche se nei Vangeli non viene citata nessuna data precisa della nascita di Cristo, questo perché la Chiesa volle mettere in ombra la festività pagana, sostituendola con la nascita di Gesù. Molti si lamentano del fatto che il Natale è diventato un evento commerciale, che il business ha rubato il significato reale della festa cristiana. Ma forse, per ironia del caso, quel che fu un tempo rubato ai pagani oggi viene rubato ai cristiani, in nome di una nuova religione chiamata consumismo. Buon Natale allora, ma anche buon Iule, e che la nuova luce vi segni la via, non quella dell'anima, quella della funzione torcia del vostro nuovo cellulare che avete avuto come regalo di Natale. Un'ultima osservazione. In Brianza esiste un'antica filastrocca
riportata dal volume Triangolo Lariano, edita dalla Comunità Montana del Triangolo Lariano. Cavra, cavra del cincirin bel, senza cu e senza pel, che la pel vultare in che, vendi denter te mangerò. Ovvero capra, capra del bel cinciridin, che era un folletto, senza coda e senza pelle, con la pelle rivoltata fin sulla testa, vieni dentro e ti mangerò. Questo detto sembra proprio ispirarsi alla figura di Iulo Pocchi, non vi pare? Orbene, abbiamo concluso anche questo video, se possiamo dire natalizio. Spero di non avervi rovinato lo spirito del Natale, ma se così fosse, per tornare nello spirito di amore e bontà di questo periodo, iscrivetevi al mio canale e commentate dicendo cosa pensate a riguardo sotto questo video, proprio qui sotto. Iscrivetevi e buon Natale a tutti!